Realizzare un top smanicato per l'estate partendo da un cartamodello Burda. Questo sarà il fulcro di questo nuovo video tutorial che ci accompagnerà passo dopo passo alla modifica del cartamodello Burda con alcune modifiche inedite che non sono presenti all'interno delle istruzioni della rivista. All'interno di questo video, che chiamo Top Scollo a Goccia Burda parte prima, ti insegnerò uno dei due blocchi che comprenderanno l'apprendimento di questo tutorial completo, che è proprio un binomio di due contenuti che troverai qui sul mio canale YouTube. Ma entriamo nel vivissimo di questo video, scopriremo assieme il programma, come modificare il cartamodello e tanto altro ancora. Tra poco vedremo infatti insieme il programma, ma intanto sigla! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese e ti porterò con me alla scoperta in questo video tutorial del fantastico mondo della confezione dei cartamodelli. Faremo riferimento ad un cartamodello Burda, nel dettaglio un Burda che troverai nella rivista di giugno 2023, ma entriamo nel vivo e vediamo assieme il programma. Scopriremo infatti il cartamodello e impareremo a modificare il cartamodello perché nel davanti e nel dietro c'è uno scollo a goccia, ma io voglio lo scollo a goccia solo davanti e non lo voglio dietro. Dunque, come modificare un cartamodello Burda quando ha una specifica conformazione e noi lo vogliamo trasformare in qualcos'altro? Lo scopriremo nel video di oggi. Scopriremo poi il tessuto e il taglio e ti mostrerò come sono andata a tagliare le diverse parti sia del cartamodello sia del tessuto. Andremo a disegnare insieme le pens senza usare le marche e i punti molli e scopriremo anche come disegnare lo scollo a goccia nel nostro progetto, lo scollo a goccia davanti dunque, e ti svelerò alcuni trucchi furbi per disegnare davvero un perfetto scollo a goccia. Perché lo scollo a goccia ha tutta una serie di rotondità che noi di solito facciamo fatica a tagliare nel nostro cartamodello in maniera simmetrica, scollo di destra e scollo di sinistra. Dunque scoprirai insieme a me come partire da un prodotto che non è scollo a goccia e cucire un perfetto scollo a goccia poi. Vedremo assieme due modi di approcciare la preparazione del tessuto. Un primo modo con il punto overlock della tagliacuci e un secondo modo con il punto overlock della macchina per cucire. E ti mostrerò diversi punti overlock che possono essere presenti nella tua macchina per cucire e vedremo poi la preparazione completata. Ragionevolmente nel secondo video tutorial che troverai qui sul canale YouTube potrai invece scoprire la confezione e dunque in quel secondo video ci concentreremo sulla confezione dello scollo a goccia, di un bel profilo a contrasto super furbo, dell'applicazione della cerniera zip e di un orlo nelle nostre bluse o comunque nelle confezioni dei nostri top. Ma partiamo con questo top Burda 123 di giugno 2023, il cartamodello. Il cartamodello che ho scelto è appunto un modello preso da Burda di giugno. Grazie al piccolo righellino, il 3x15, o anche al righellino più grande, il 3x30, vado a ricavare la mia taglia Burda direttamente dal foglio tracciati. Come vedi, utilizzo talvolta il righello piccolo perché mi viene comodo nel tracciare dei segmenti un pochino curvi o magari piccoli segmenti e talvolta invece preferisco usare il righello grande. Se noti non ho messo gli spilli, perché? Perché non voglio rovinare né la carta velina né il foglio tracciati sotto, dunque utilizzo i pesi per tessuti. Trovi ovviamente tutti i materiali linkati nella descrizione del mio video qui sotto e dunque potrai avere accesso all'intera lista dei materiali e anche dei capitoli e soprattutto iscriviti al canale spuntando anche la campanellina per essere sempre al passo con tutti i miei prossimi contenuti in pubblicazione.
Aggiungo il margine di cucitura di 1 centimetro al mio cartamodello. Infatti, come vedi, prima disegno tutto il cartamodello al netto e poi vado ad aggiungere il mio centimetro di margine di cucitura. Perché? Perché così poi avrò lo stampo già comprensivo di margine di cucitura. Domandina, domandona, tu aggiungi margini di cucitura? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Eccoci qui al corpetto dietro dove io voglio togliere lo scollo a goccia. Ho preso a riferimento il dritto filo. Il dritto filo mi aiuta ad avere la stessa distanza nel centro dietro sia per il corpetto dietro sia per la paramontura e dunque anche la paramontura non avrà più lo scollo dietro, ma ecco qui il mio modello di riferimento, il corpetto dietro, il fianchetto dietro, poi avrò la paramontura del dietro che non avrà più lo scollo a goccia e poi avrò la paramontura del davanti con il corpetto davanti che avrà il suo scollo a goccia e il suo piccolo fianchetto davanti che andrà appunto nel davanti del corpetto stesso. Il mio cartamodello ha tutti i margini di cucitura compresi ed è stato appunto preso dalla rivista di giugno, il modello è il 123 e sembra proprio questo bel progetto fresco per l'estate che ci permette di confezionare un modello perfetto sia per i pantaloni che per le gonne che come sotto giacca. Il tessuto e il taglio. Per il tessuto scelgo adesso di spillare, perché non rovino la stoffa se uso gli spilli, spillo davanti, nel dritto filo ripiego stoffa del tessuto, abbondo negli spilli e poi vado a tagliare il corpetto dietro in questo tessuto, mentre io scelgo un bianco tinta unita per le parti inferiori, per le balze del corpino, giusto per creare anche un bel contrasto cromatico. Posso utilizzare gli spilli, posso utilizzare i pesi per tessuti, ma su una cosa non scendo a compromessi, il Rotary Cutter. Il Rotary Cutter da 45 mm infatti mi permette di dare dei tagli netti, precisi, anche nelle curve, come vedi, ai miei cartamodelli e mi permette dunque di evitare il difetto che la sforbiciata produce, cioè il difetto di quel segno sempre di quando riparti con la tua forbice. Al tempo stesso è un taglio netto, pulito, preciso, veloce, che mi permette di semplificare anche il mio cucito sartoriale di tutti i giorni. E la comodità di avere i margini di cucitura già compresi mi permette di ottimizzare al millimetro il consumo del tessuto e il suo taglio. Disegnare le pence. Per disegnare le pence prendo per esempio a riferimento il corpetto dietro, punto uno spillo nella punta della pence, lascio la parte dritta del tessuto verso l'interno e con la forbice da sarta vado a tagliare gli estremi, quindi la parte verso il fianco. Faccio due piccoli tagli che in gergo tecnico si chiamano appiombi. Dopodiché con la penna per tessuti alzo un pochino la carta velina e faccio un puntino in prossimità della punta finale della mia pence e traccio con altrettanti punti gli inizi della pence stessa. Ruoto il tessuto ed effettuo la stessa operazione, dunque duplico, ripeto, ricopio l'operazione di marcatura con la penna idrosolubile. Adesso altro non dovrò fare che andare a prendere il mio spillino, rimuoverlo perché ho tracciato il segmento della pence e di inizio e di fine e prendere il righello, questa volta quello lungo, pertanto il 3 per 30 cm e andare a disegnare la pence. Prima la posso disegnare da un lato con calma e pazienza, poi la posso disegnare dall'altro. In questo modo evito di utilizzare marche, punti molli o comunque tutti quei marcatori, quei segni identificativi che o non sono particolarmente precisi o macchierebbero la stoffa. Il gesso in rettangolo, per esempio, potrebbe macchiare la stoffa, mentre i punti molli, andando dentro e fuori dal tessuto, non sono precisi come il segno costante della penna per tessuti.
Ti ricordo poi di usare sempre penne per tessuti specifiche, cioè quelle di qualità, perché ti durano anche tanto di più nel tempo e non ti macchiano i tessuti. Io personalmente ho provato altre penne e mi lasciano un fastidioso alone giallo nel tessuto, per cui scegli sempre prodotti di qualità. Disegnare lo scollo a goccia. Ecco per te un super trucco. Per disegnare lo scollo a goccia perfetto, ti basta tagliare il cartamodello nella sezione al netto del margine di cucitura. Infatti, se ci fai caso, io ho tagliato il modello davanti come se fosse tutto dritto, perché comunque è meraviglioso anche tutto dritto, può essere bella l'idea se non vuoi fare lo scollo a goccia. Lo lascio tutto dritto, lo tengo in ripiego stoffa e adesso che ho tagliato la sagoma del mio scollo a goccia, vado a disegnare con la penna per tessuti tanti piccoli puntini che poi andrò a convergere in un'unica linea curva. In questo modo potrò disegnare alla perfezione la curva del mio scollo a goccia sia da un lato che dall'altro, perché altro non farò che riprendere lo stampo nello stesso punto di centro davanti e a riprendere la marcatura dello scollo. Ti consiglio questo trucco per lo scollo a goccia davanti, anche per lo scollo a goccia dietro, ma per qualsiasi curvatura o sagoma o disegno che tu voglia creare nel tuo cartamodello. Abbiamo le pence, abbiamo lo scollo a goccia, pertanto abbiamo disegnato le parti critiche del nostro cartamodello. Punto overlock, la tagliacuci. Se nella tua stanza del cucito hai la tagliacuci, prendi tutti i pezzi, il dietro con la paramontura del dietro, la paramontura davanti con il corpetto davanti, la baschina davanti che si aggancia appunto al corpetto davanti e la baschina dietro che si aggancia alla baschina dietro e perché no, non dimentichiamoli, i due scolli, scollo davanti e anche i due pezzi dello scollo dietro che si occupano di impreziosire questo progetto. Tutti questi pezzi vanno passati e sorfilati. Se hai la tagliacuci puoi mettere tensioni neutre nel crochet inferiore e superiore e nell'ago di destra mi raccomando, e poi lasciare a zero l'ago di sinistra. Perché? Perché non lo sto usando. Il mio consiglio è quello di fare sempre prima una prova su un campione di tessuto, in modo tale che poi quando andrai a sorfilare il progetto definitivo tu abbia già la sorfilatura provata e dovrai dunque andare eventualmente ad aumentare la tensione o abbassarla in base alla prova che vai a fare sul tessuto sul quale poi lavorerai. Adesso che ho verificato che la mia sorfilatura è bella, è pulita, è elastica ed è veramente professionale, posso procedere sorfilando tutte le parti del mio progetto. Evito in tutto ciò di sorfilare il girocollo davanti, il girocollo dietro, l'incavo manica davanti e l'incavo manica dietro, ma tutte le altre parti del progetto le vado già a sorfilare per avere un lavoro estremamente pulito. Io preferisco utilizzare in questo caso un filo bianco, anche se il mio tessuto è un po' fango, un po' bianco, perché comunque il colore dominante di questo progetto resta il bianco. Se ti ricordi ho anche la baschina bianca. Ogni volta che vado a sorfilare controllo bene di avere una sorfilatura piena, piatta e proseguo così se ho la tagliacuci a casa. Ma cosa fare se a casa non ho la tagliacuci? Ecco il punto overlock con la macchina per cucire. Se a casa non ho la tagliacuci, posso prendere la mia macchina per cucire e andare a cercare tra i tanti punti di cucitura i punti chiamati punti overlock. Infatti, assieme ai punti diritti delle cuciture o ai punti decorativi delle cuciture stesse, posso anche trovare la sezione dedicata ai punti overlock per la mia macchina. Che cos'è? È una sezione che si trova in tutte le più recenti macchine per cucire elettroniche che mi mette a disposizione tanti punti simil tagliacuci. Grazie alla funzione punto interrogativo che per esempio è presente sulla mia Creative Icon 2 posso sempre andare a vedere a che cosa serve un determinato punto se magari non capisco dalla simulazione a che cosa serve e questo è super 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 comodo perché posso così andare a trovare il punto che mi serve.
Devo ammetterlo, il punto overlock della Creative 2 è veramente super buono e non serve in questo caso acquistare il piedino tagliacuci per la macchina per cucire. Se però, preciso, hai già tagliato il cartamodello comprensivo di margine di cucitura. Una poi delle funzioni che adoro, se vedi, è aumentare o diminuire la luce nella mia macchina per cucire, perché ci sono dei momenti in cui ho bisogno di vederci meglio e, rullo di tamburi, il proiettore, ma l'hai visto? Puoi proiettare la tua cucitura nella placca ago della macchina per cucire. È super comodo perché in questo modo puoi vedere sempre con estrema precisione dove sta andando il tuo punto di cucitura. Facciamo una precisazione, io non amo il piedino tagliacuci della macchina per cucire perché? Perché secondo me ha senso di esistere la tagliacuci e non il piedino per tagliacuci. Però se vuoi fare il punto overlock e hai già tagliato i margini di cucitura e dunque devi soltanto rifinire il punto e non tagliare, questi punti overlock in Creative Icon 2 sono veramente fenomenali e non tirano il tessuto perché grazie al doppio trasporto integrato e all'IDT, che è appunto il sistema di doppio trasporto, guarda la cucitura, certo non è come quella della tagliacuci, però è una buona, dignitosa cucitura in punto overlock. Tu spiegamelo nei commenti, di che team sei? Sei team punto tagliacuci o sei team punto overlock macchina per cucire? Scrivimelo qui sotto nei commenti e fammi anche sapere se in certe occasioni hai usato solo il punto overlock della macchina per cucire, magari per velocità, perché così non hai infilato i fili della tagliacuci. Sono davvero curiosa di saperlo. Di che team sei? Tagliacuci o macchina per cucire quando si tratta di fare il punto overlock? Preparazione completata. Ebbene, abbiamo completato la preparazione di questo primo segmento di tutorial, che è appunto il tutorial parte 1. Ci sarà il tutorial parte 2. Abbiamo visto un programma veramente molto preciso e accurato e abbiamo anche imparato a modificare un cartamodello Burda, nello specifico quello di giugno 2023 del modello 123. Spero di cuore che questo mio video ti sia piaciuto. Se è così, metti un bel pollicione alzato sul video per farmi sapere che ti è piaciuto e iscriviti al canale spuntando anche la campanellina. Riceverai così le notifiche su tutti i miei prossimi contenuti. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese.